Oggi possiamo contare migliaia di collezioni d'arte, ma quelle realizzate dalle imprese sono sempre molto particolari. Scopriamo cosa sono le Corporate Collection. Le Corporate Art Collection sono grandi collezioni realizzate da imponenti aziende, spesso multinazionali, le quali decidono di investire in opere d'arte, a volte per esporle all'interno delle proprie sedi e uffici, altre invece solo per investimento o differenziazione. A livello internazionale troviamo la UBS Art Collection con oltre 35.000 opere d'arte, o ancora la famosa JP Morgan Art Collection, avviata nel 1959 dal famoso banchiere David Rockefeller, la cui collezione è andata recentemente in asta da Christie's. Oppure la Deutsche Bank Collection, con oltre 5.000 artisti distribuiti nelle loro sedi bancarie principali. Possiamo individuare tre motivazioni principali che spingono una grande banca, una grande impresa ad avviare una corporate collection. La prima è sicuramente il posizionamento, ossia a guadagnare fiducia e rispettabilità da parte dei propri stakeholder, anche grazie all'acquisto di importanti opere, legittimando e validando il proprio status. La seconda è l'opportunità ed il bisogno di comunicare i propri ideali d'azienda anche attraverso le opere d'arte e quindi condividere i valori degli artisti o comunque la cultura e l'informazione verso il proprio pubblico o comunque verso l'esterno. L'ultima infine è la volontà di creare un'apposita strategia per alcune tipologie di stakeholder o di clienti e quindi utilizzare l'arte spesso anche tramite fondazioni per comunicare valori o comunque dare un give back sociale all'interno della comunità e anche ai loro stessi clienti. Sebbene molte collezioni aziendali siano nate per volere dei propri fondatori o dei propri dirigenti e quindi per un desiderio o per una passione primaria a loro riconducibile, spesso avviene anche che l'arte sia utilizzata strategicamente quale racconto e metafora dell'epoca attuale in cui opera l'azienda, ossia selezionando artisti e opere coevi nel tempo e che raccontano un ideale o comunque un messaggio in linea con quello dell'azienda stessa. In questo caso si può parlare di corporate symbolism, ossia l'associazione delle opere d'arte a una carta dei servizi dell'azienda o comunque un legame stretto in occasione delle visite o in occasione degli eventi di associazione diretta arte-azienda-cliente. Ma l'arte è talmente trasversale, talmente forte che spesso viene anche utilizzata come corporate social responsibility, la possibilità di associare l'arte ad azioni filantropiche o sociali o ancora di beneficenza, avendo quindi un ritorno d'immagine e un impegno appunto sociale da parte dell'azienda. Scegliere l'arte per valorizzare la propria azienda, il proprio brand, è una scelta che oggi in tanti stanno compiendo, avviando delle vere e proprie crociate di mecenatismo. E tu sei pronto ad associare l'arte al tuo brand?